Difficoltà nel ciclo. Sì, diciamo che lei è intorno, no, alla menopausa, quindi sta avendo tutti questi sbalzi caratteristici della perimenopausa. Ehm, In realtà questo è il momento molto favorevole per l'entità, come dirle, per avere in eterico dei rapporti con lei. Mm. Mm? Ehm, Action. allora, mm, lei non è attualmente, per come la vedo io, idonea a avere, a partorire, ok, da un'entità. Mm. Mm? Mhm. Non so secondo quali criteri non è idonea per questo. Mm? Però è come se in un certo senso questo, sia il leone che il mago stanno facendo un po' degli esperimenti. Quindi Ok. la fanno salire e scendere nel ciclo. Quindi sembra che sia andato via, poi dopo ritorna, eccetera. Però al momento lei non risulta idonea. Gravidanze eteriche. Sì, sì. Ok. È molto preoccupata Anna in questo momento. Cosa sono le gravidanze eteriche? Non si deve preoccupare perché molto spesso alle donne mh, dopo i 40 accade, ok? Ehm, è tutto molto controintuitivo, ok? Mhm. Rispetto a quelle che sono i nostri parametri. Per noi la donna in età fertile fino ai 35-40 anni, ok? Ma questi sono ovviamente i nostri Convenzione. parametri terreni, umani, Mhm. ok? Non è così per l'entità. Le entità sono più interessati a delle donne, cioè, più mature. Perché? Ehm, perché sono eh, Cosa sono le gravidanze eteriche? Allora, io non sono una donna, ma immagino che immaginare che un'entità mi entri, mi lasci, si unisca con i miei ovuli e faccia venire fuori un robino che è metà umano e metà no, non sia proprio così piacevole. Ok, quindi lo posso intuire, così come eventuali esperimenti fatti con gli uomini potrebbero lasciarmi di stucco. Non ci dimentichiamo, Anna, visto che sei abbastanza sconvolta in questo momento, che è tutto un gioco, che tutto è virtuale e che di vero qua non c'è niente. Mm? Quindi parti con questo presupposto. E che non solo, se sono stati dei tentativi di gravidanza eterica, li hai voluti tu. Le entità brutte e cattive non ci sono. Il nemico non esiste. Non c'è nessun nemico. Massimo siamo noi stessi, che siamo i nemici di noi stessi. Ma anche questa, secondo me, è una visione un po' così. Ci sono state, Monica, gravidanze eteriche? No, ci sono stati dei tentativi. esatto. Ok. No, non ci sono state. Le entità che non capiscono praticamente una mazza le fanno, non sanno nemmeno loro perché. Perché devono ibridare, perché qualcuno una volta diceva devono trovare il modo di staccarci l'anima e prendersela loro. Ok, più o meno è così? No, No, e com'è? no. E infatti. No, è che diciamo che le donne, no, poi da una certa età in poi iniziano a fare dei percorsi spesso spirituali e interiori. Ehm, no, anche la maggior parte di persone che si rivolgono a noi, no? Statisticamente hanno oltre i 40 anni. Mhm. Ehm, e proprio questo risveglio, diciamo così, no? Verso il piano energetico, verso il piano spirituale, ehm, rende la preda più attraente, perché queste entità
amano molto sfidare. Quindi diciamo che una ragazza giovane sarebbe anche una facilissima preda, ma dobbiamo considerare che si tratta di entità che sono sempre generate da noi e che sono proprio, come dirti, anche un concentrato di perversione, di sfida, di spingersi all'estremo. Quindi, ovviamente, l'ideale è proprio prendere una donna che abbia iniziato un proprio percorso di conoscenza e di evoluzione e bloccarla. Possiamo generalizzare dicendo che così come Anna ha avuto un ciclo molto ballerino, e sì e no, e 2 mesi sì e 3 mesi no, e poi poco flusso, poi niente, poi tantissimo come una volta, è soggetta a un progetto di gravidanze eteriche? E No, sì o sì e no? chiunque abbia questi tipi di problematiche, Mm, dici? La domanda è, mm. potrebbe, sì, non voglio fare una Eh, regola fissa, ma potrebbe, non è certo. un modo per generalizzare, però potrebbe essere quella la Potrebbe, sì. strada. Ok, ci sono dei feti eterici di Anna da qualche parte? No, Ok. Esiste una banca unica di feti eterici da qualche parte, condotta ai danni dell'essere umano? no, una banca unica no, Delle più banche? banche. Sì, sì, sì. Beh, quante sono? Più o meno? 2, 3, 100, 1000? Ma fa vedere che ce ne sono alcune principali e poi altre secondarie. Beh, Eh, siccome facciamo tutto quello che ci pare, le mettiamo tutte insieme queste banche di tutte le linee temporali, le uniamo tutte, c'è un'enorme banca dati, non so, sembrano queste biblioteche di Harry Potter alte, no? Scaffali e scaffali, dove cosa ci sono? Ci sono provette, barattoli, mostri. vetrini, per ora quello che mi mostrano è vetrini, come se su questo vetro ci fosse tutto il materiale necessario. Ma così concludiamo e io lascio il mio personale ad eternum bullshit. Cioè, sono solo stronzate queste. E delle stronzate nessuno si deve mai preoccupare. Mm. Quindi tutti questi dati cadono e tutti questi provini scompaiono per me all'inserimento di questo ad eternum bullshit. Che succede? Questo bullshit io l'ho visto tipo come se fosse una palla blu all'interno di un fiore giallo. Questo è interessante, no? Che vengano utilizzati da te i due colori che generalmente vengono utilizzati dal Deep State. E vedo proprio che questa specie di fiore giallo, che è una sorta di fontana, va come a liquefare tutti questi laboratori e i loro contenuti. Ok, Anna lo fa in modo uguale, simile, per se stessa. Un po' timida, non è che... allora, vedo che allora, intanto ti guarda con ammirazione, no? E poi è come se sì, dà un piccolo contributo energetico, ok? Come se lei mettesse una specie di bacchetta magica, dice anch'io voglio contribuire, Tu lo fai per te stessa. assolutamente, certo. Va bene.